pronto? Arrivo subito. Ed eccomi qui, nuova chiamata, nuova esplorazione. Il punto d'incontro è Marano. Chi sarà il nostro esploratore? Il nostro esploratore è Mario. Dobbiamo cercare Mario. Mario? Mario, ci sei? Ciao Frank, tutto bene? Benvenuto nel bosco della Salandra. Eccomi qua, hai visto, ce l'ho fatta, ti ho raggiunto. Dove ci porti di bello oggi? Ah guarda, io qua mi trovavo a fare una passeggiata di perlustrazione. Come mio solito ti porterò a vedere una cosa abbastanza insolita qua a Marano, un bosco. Come da tradizione, raccontaci un po' di te. Che cosa combini in questa vita? Io sono un commerciante, ho un negozio di biancheria proprio qua a Marano. Prima del Covid sono trovato a fare tantissime escursioni, tantissime passeggiate. Poi è successo che il Covid ci ha chiuso a Marano e ho scoperto sta macchia verde che teneva il mio paese. E nel bosco, oltre al bosco, ho scoperto tantissime altre belle persone che adesso fanno parte della nostra associazione. Ci è venuto a trovare il nostro archeologo e il nostro presidente. Ecco qua, l'Indiana Jones. Magari. Ciao Frank, buongiorno. Oggi tutti quanti con me, specialmente tu, perché ci sono una serie di cose molto interessanti e sorprendenti da guardare in questi 40 ettari di bosco. Ciao Frank, è un piacere vederti qui nel bosco insieme a noi, spero che ti divertirai, abbiamo tante cose da mostrarti, il bosco è alquanto misterioso e nasconde un po' i suoi gioielli, quindi sarà una difficile impresa, spero che ci divertiamo tutti oggi. Neanche un chilometro, Sì. E già il paesaggio è totalmente cambiato. Lo diciamo sempre, all'ingresso proprio del bosco, diciamo adesso dimenticatevi la città, facciamo un salto nella natura. Il paragone con l'Avellinese, il Beneventano è molto molto vicino. Noi ci troviamo all'interno di un bosco di 40-60 ettari che dir si voglia, perché c'è una parte del bosco che è separata, interamente costituito da castagni e in parte da lecci. La biodiversità che possiamo trovare in questo bosco è sorprendente e cambia di stagione in stagione. È una diversità eccezionale che spazia da felci a fungitopi, addirittura riusciamo a alimentarci con ciò che riusciamo a trovare nel bosco, da funghi, more, fragoline selvatiche, un qualcosa di eccezionale questo bosco. Enorme questo bosco, sembrava piccolo, invece non me l'aspettavo di trovare in città. Piccolo un bosco non è. così grande. Non è il più grande della zona collinare di Napoli, perché il bosco della Contessa è molto più grande. Certo è che, l'abbiamo già capito, riserva molte sorprese. In questi ettari ci si perde facilmente. Ed è vero, ci sono tanti sentieri e bivi. Sapete che c'è? Mi sono fatto indicare in anticipo la strada di ritorno e mi è sembrata una scena già vista. Ve la ricordate? Andate sempre dritti, poi girate a destra, troverete una porta, entrate in questa porta, ci sta una scala a chioccia. Voi salite, piano piano, state accorti che volevo girare a capo e gli a bacio. Perché ci sono tanti sentieri? Perché questi sono i sentieri, anzi le strade, alcune sono larghe fino a 3 metri, che percorrevano in taglialegna, avevano la gestione di tutto questo bosco. Con i tracciati GPS, dallo studio della cartografia e delle immagini satellitari degli ultimi 20 anni, stiamo ricostruendo la rete integrale dei sentieri, in maniera tale da recuperare anche i sentieri che nel frattempo, non più battuti, si sono chiusi. Dove nasce la nostra associazione? Noi eravamo delle semplici persone che amavano passeggiare in natura. Ci siamo ritrovate anche grazie a un gruppo creato su Facebook, Salviamo il Bosco della Salandra. Sono state organizzate delle passeggiate così come se adesso ti chiamassi andiamoci a prendere un caffè, e da lì abbiamo visto l'enorme potenziale che aveva questo bosco. Però anche lo stato in cui era di abbandono, in molte situazioni abbiamo trovato anche dei rifiuti importanti. Quindi qual è la cosa più strana che avete trovato? Il rifiuto più particolare, diciamo così. Allora, a me viene da ridere perché che puntualmente tra i vari rifiuti che abbiamo trovato, che sono stati anche copertoni, materassi e anche frigoriferi, quello che io in genere trovo sempre, e loro mi sputtano, quelli dell'associazione, i cessi.
Puntualmente ho un bidet, ho un cesso, ma li ho trovati tutti io. Sto a quota 4 per il momento. Primo in classifica per I cessi. Questo prima non c'era, era una strada. Cosa passa sulle strade? Le auto. E adesso vi porteremo in un posto che è quasi come fare un salto in un film post-apocalittico. Ma la cosa più bella in assoluto è venire qui nel periodo giusto, perché in quest'auto è possibile vedere tutto un tappeto di ciclamini rosa. Ti fa capire che la natura piano piano si riprende tutto il suo. Questo è lo Strontius Australopithecus italicus, che quando si trova in natura non ci sta bene e decide di sversare questo poco. Tutti i sentieri che hai appena visto finora presentavano delle criticità e noi ci siamo impegnati come associazione a ripulirli. Però ci sono alcune situazioni dove noi ci dobbiamo per forza fermare, perché la forza senza i mezzi non basta per recuperare determinate tipologie di rifiuti. Visto la grande mole di rifiuti che c'erano, ci siamo dovuti naturalmente interfacciare con l'amministrazione comunale. Noi facemmo un Eco Day, sono venute la bellezza di almeno una settantina di persone a darci una mano e non ci conoscevano neanche. Alzammo, non so, un quantitativo inimmaginabile di immondizia e grazie alla raccolta che c'è stata il giorno dopo della nettezza urbana siamo riusciti a smaltirli. Il mondo si divide in coloro che sono testimoni di un'ingiustizia e non hanno la forza di reagire. Altri invece, proprio come questi ragazzi, nonostante tutto sfidano le avversità. Abbiamo detto qua c'è bisogno di agire, non solo di passeggiare. Quindi abbiamo creato questa associazione con lo scopo di trasmettere l'amore che abbiamo trovato noi, trasmetterlo alla cittadinanza, perché questo è un bosco che è presente appunto nella città di Marano, ma non tutti i maranesi sanno che a Marano c'è un bosco. È stato anche il nostro slogan iniziale. Sapevi che a Marano c'era un bosco? Siamo circa una trentina di persone al momento e dobbiamo ringraziare soprattutto il nostro vicepresidente, il capo dei lavori. Salve, sono il vicepresidente, il capo dei lavori, capo cantiere. O capo master. L'età media è molto variabile, io sono uno tra i più giovani, però ci sono ragazzi miei coetanei, ma anche gente intorno ai 60-70, quindi Mario è il più vecchio, dai. Sembra un 28enne, ma ho ben 42 anni. Frank, ti voglio presentare il resto dell'associazione, o meglio, una parte dell'associazione. Mentre noi stiamo facendo l'intervista c'è gente che lavora. Qua abbiamo Stefania. Ciao, Stefania. ciao, piacere. Abbiamo Carmela che diciamo è la veterana dell'associazione, Carmela. È quella che ha dato il via al tutto. Abbiamo Gennaro che è la prima volta che lo vedo lavorare. Sto cercando di pulire il bosco per l'evento di domani mattina. Perché noi domani mattina abbiamo un evento con i bambini, con l'associazione Nati per Leggere. Abbiamo deciso appunto di portarli all'interno del bosco per la lettura di favole. Grazie ragazzi, complimenti. Frank, vieni. Allora, adesso cominciamo con le cose di interesse archeologico. Bene. Qui non portiamo mai nessuno, quindi questa è un'esclusiva per te e per il tuo canale. Seguici. Ci sei? Ci sono. Alla grande. Quello che vedi è un pezzettino che rimane abbastanza ben conservato di questo muro in opera reticolata, più o meno ascrivibile all'epoca augustea, no? Qua si vede l'inizio della fondazione del muro, qua un piano pavimentale. In realtà noi un pezzo di pavimento, un pezzettino, lo dovremmo avere. Ovviamente la vegetazione si è impadronita nel corso dei secoli, è a mosaico, quindi un pavimento a mosaico, un ambiente di cui naturalmente non conosciamo bene le estensioni, ma questo è soltanto l'inizio. Andiamocene a vedere un altro. Questo è il pezzo forte, popolarmente viene chiamato ciaurro, è una struttura su due piani. Sia il piano superiore che il piano inferiore sono divisi in due. La volta è a botte. Cosa serviva questa struttura? Immagino che potesse essere parte di una struttura produttiva. Qualcuno dice che invece fosse un mausoleo, francamente non lo so. E c'è un altro piccolo dettaglio di architettura, o meglio di ingegneria, di tecnica costruttiva romana, come venivano realizzati i pavimenti. Come facciamo noi oggi. Non ci sono grandi differenze perché evidentemente ci sta ancora bene più o meno la tecnica che utilizzavano loro. Che bello, che meraviglia. Ehi Frank! Aspetta, sì. Ti devo raccontare la leggenda di un eroe, il nostro Alfonso Cerulo.
a cui è dedicato questo sentiero. Era un militare dell'esercito borbonico. Dopo il 1861, quindi dopo l'unificazione d'Italia, dovette darsi alla macchia per non essere imprigionato e portato a Fenestrelle. Decise quindi di creare dei gruppi paramilitari che sconvolgessero l'amministrazione sabauda che si era insediata localmente. Non era neanche tanto Rocesal, perché era abbastanza violento, perché era fedele al re, e una volta che riusciva a sottomettere i soldati sabaudi gli faceva gridare viva Francesco, Franceschillo e Maria Sofia, i veri reali di Napoli, e requisì una bandiera con il vessillo gigliato dei Borbone a delle sarte di Mugnano. Grazie a questa bandiera riuscì a esibirlo sull'eremo dei Camaldoli, sulla terrazza dell'eremo, in modo tale che tutti i campi flegrei vedessero chi comandava Napoli. Per via di un traditore venne arrestato, prigionato a Castel Capuano per 25 anni, però alla fine riuscì a morire da uomo libero e tornò qui a Marano. Adesso starete pensando è finita qui, e invece no, i ragazzi vogliono mostrarmi, anzi mostrarci, qualcosa che non mi aspettavo assolutamente. Frank, e penso che sia difficile far entrare nelle immagini la sensazione che si prova entrando qui, all'eremo di Santa Maria di Pietra Spaccata, scavato nella roccia. Io penso che sia il più bello esempio di eremo rupestre, almeno della provincia di Napoli, certamente fra i più belli della Campania, però a differenza di molti altri è semisconosciuto. Archeologia, storia, fede naturalmente e anche natura. Abbiamo un albero monumentale, abbiamo chiesto di iscrivere alla Regione Campania presso il registro degli alberi monumentali. Si tratta di questo tiglio straordinario, è alto all'incirca 25 metri, ha circa 350 cm di circonferenza, che abbiamo chiamato Castrese perché Castrese è il santo protettore di Marano. Io volevo farlo chiamare Kvaraschelia, a furor di popolo è diventato poi Castrese, ahimè, però va bene lo stesso. Vabbè, a casa di Castrese, mo volevi chiamarlo Kvara. Lo potevi chiamare Kvarastrese. Kvarastrese è bello. Presidente, però ti devo fare una domanda. Dimmi tutto, Frank. Di me personale. Sì. Ma questa tuta o questo logo, che vuoi fare? Ogni volta è questo. Io sono un grande tifoso del Napoli e soprattutto di Kvara. Però mio cugino lavora per il Milan. Ecco, la tuta... Ogni tanto mi porta le tute della Puma che sono buone. Ecco, per questo la indossi, no per una questione di tifo, una questione di comodità. Vediamo qui davanti, che si chiama Fosso dei Casolari. Questo ci porta praticamente con 1 chilometro e qualche cosa di percorso oggi non più percorribile assolutamente, lo può fare solo uno speleologo, ci porta nella piana di Quarto. La nostra associazione ha anche lo speleologo Stefano Riccio. In questo momento sta in qualche grotta, però abbiamo delle foto stupende fatte proprio da lui qua sotto, con dei salti, ogni salto era di 15 metri, sembrava di stare nel Grand Canyon. Stupendo. Questo eremo è dedicato a Santa Maria di Pietra Spaccata, appunto da questa spaccatura. Ci sono varie ipotesi sull'origine del nome, e il 12 di settembre qui viene celebrata la messa appunto in onore di Santa Maria. La particolarità è che si può visitare l'interno della chiesa in quel particolare giorno. Le maioliche del pavimento sono di stile settecentesco e ricoprono quello che è il mosaico sottostante, perché al di sotto delle maioliche è stato ritrovato un mosaico romano. Quindi siamo in un luogo straordinario. Prima di tutto è un eremo rupestre, è formato da una chiesa che è interamente scavata nel banco roccioso di tufo, e dall'eremo vero e proprio, cioè la parte, diciamo così, del convento, se possiamo dire. C'è una specie di grande camino con una specie di finestra, e se ci si affaccia si può vedere il pavimento della chiesa. I monaci che facevano una vita da eremiti non avevano la necessità di mischiarsi con i fedeli. Se veniva un sacerdote a ufficiare la messa, loro la potevano seguire stando sopra, si affacciavano e assistevano alla messa. Originariamente noi sappiamo dai documenti più antichi che questo si chiamava Eremo del Santissimo Salvatore, detto del Salvatoriello, cioè il Salvatore piccolo, perché ce n'era uno più grande, il famoso eremo dei Camaldoli di oggi. Quindi questo rispecchia forse un culto più antico, perché il culto del Salvatore è un culto abbastanza antico. Poi il culto mariano si diffonde dal Medioevo in poi e ancora di più nel tardo Rinascimento. Sappiamo una serie di cose fino a fine Settecento, poi probabilmente questo luogo viene abbandonato e cade nuovamente nel silenzio, dove era rimasto probabilmente per secoli, prima di essere abitato dai monaci. E oggi cerchiamo di renderlo nuovamente vivo. E siamo giunti alla fine di questa bellissima esplorazione. Viviamo in un'epoca in cui l'interesse economico viaggia a braccetto di qualsiasi attività umana. A tal proposito c'è una domanda che mi perseguita dal principio. Questa cosa non capisco, venite qua
state mettendo a posto un bosco, cioè perché? La domanda è perché, come diceva un comico. Allora, io sono un medico, quindi sono entrato a pieno nel mondo dell'era moderna e della velocità del consumismo, purtroppo. Nel momento in cui ti ritrovi in un mondo affaccendato che corre sempre, ogni tanto hai bisogno di un attimo di calma. E la calma la puoi ritrovare a 10 minuti da casa, in un bosco che nemmeno conoscevi, e ti ritrovi in un ambiente del genere e di conseguenza fai di tutto per proteggerlo. Perché questa piccola bolla di felicità deve essere a disposizione di tutti, deve essere per tutti. Lottiamo dalla mattina alla sera per fare in modo che questo avvenga. Io sono nato a Napoli per grazia divina e privilegio del re, però sono cresciuto a Rieti fino a 19 anni. Poi ci siamo trasferiti a Marano di Napoli. Io per quasi 30 anni ho detestato Marano. Quando ho scoperto questo bosco 2 anni fa, il mio atteggiamento nei confronti del territorio della città è completamente cambiato. Questo bosco mi ha creato proprio il legame con Marano, che prima non avevo, lo devo ammettere. La cosa che ci appaga di più è vedere al termine delle nostre passeggiate le persone entusiaste, arricchite di qualcosa che non si aspettavano. È molto più appagante, è un po' l'esempio di chi trova il portafoglio a terra. Ci sta chi si prende i soldi e chi invece è appagato dal restituirlo. Noi facciamo parte di questa altra fascia di persone. Frank, noi ti salutiamo, Grazie di essere venuto, grazie per aver Grazie. risposto alla chiamata. Grazie mille, spero che ti sarai divertito e che ti sei anche arricchito e hai apprezzato come noi questa enorme passeggiata. Volevo invitare chiunque, tutti quanti, a visitarci sui nostri social, a seguirci, Salandra Lovers sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo anche un sito www.salandralovers.it. Chi vuole sostenerci lo può fare liberamente durante le nostre passeggiate con una donazione, oppure anche tramite PayPal o 5 per 1000, e tutte le informazioni le potete trovare sulle nostre pagine. E mi raccomando, l'America sta qua!